Ma andiamo a quello che più interessa ed è questo. Perché niente, dice che è stata scoperta una falla, che poi falla è come la vulnerabilità, nella sicurezza dello Stato e che hanno clonato la mail di Giorgia Meloni. Ora, io leggo questo, dico mamma mia, però vediamolo. Se vi dicessi che anche le mail del governo, procura, istituzioni, alte cariche dello Stato possono essere clonate? Vi spiego meglio. Immaginate che vi arrivi una mail da Giorgia Meloni. Voi controllate l'indirizzo più volte e risulta essere quello ufficiale. E quello che ci è successo. Per un momento abbiamo pensato che potesse essere davvero reale. Una mail istituzionale clonata, non mandata a noi, ma magari a un altro ente istituzionale. Immaginate a quanti rischi può esporre. Questo è vero perché chiaramente se io ricevo un'email così da Giorgia Meloni o un altro ente riceve un'email da Giorgia Meloni o enti con enti, diciamo, può fare danni e in effetti sì, però vediamo. Questa è un'email inviata dal governo con dominio governo.it, o almeno così sembra. Questo è possibile grazie a una vulnerabilità scoperta dall'informatico Andrea Mavilla che permette di clonare email governative. Insieme a lui abbiamo condotto una serie di test con diversi indirizzi: Governo, Senato, Camera dei Deputati, Ministero dell'Interno, Giustizia, Nicola Gratteri, Procura di Napoli e Procura di Roma. Siamo di fronte a un caso di spoofing. È un Questo è vero, lo spoofing. Vediamo. tipo di attacco informatico che mette in atto diverse strategie per falsificare l'identità, dall'inglese spoof. Gli hacker modificano le informazioni come la mail e possono fingersi per Però quello che io dico è che non è che è un'email clonata, cioè è proprio sbagliato il termine clonare, secondo me. Perché io se leggo clonare immagino che qualcuno ha accesso alla mia email, no? Cioè perché cloni, quindi hai la stessa cosa che ho io. Lo spoofing non è proprio così, cioè non è che cloni le email. Però, cioè, io non sono esperta di italiano, quindi ditemi se sbaglio. Lo spoofing praticamente, che come dicono anche loro lo spiegano anche bene, è la falsificazione dell'identità. Quindi non è proprio un clone, quindi... Però, vabbè, vediamo. per esempio un'azienda per intercettare informazioni riservate, creare danni reputazionali, inviare malware, ransomware oppure rubare dati. Nei casi più gravi, per esempio se pensiamo agli indirizzi governativi clonati, anche potenzialmente creare incidenti diplomatici o problemi di sicurezza nazionale. Noi abbiamo condotto decine di test. Chiaramente ci sono delle eccezioni, per esempio Gmail, a differenza di altri domini, in alcuni test è riuscito a segnalare sul proprio sistema i messaggi di ingresso da mail clonate. Quindi se a un account Gmail arriva un messaggio da parte della procura, ovviamente parliamo di una mail clonata, il servizio potrebbe segnalarlo. Non succede però il contrario. E infatti siamo riusciti a clonare indirizzi mail e inviare messaggi senza riscontrare nessun problema. Questa vulnerabilità nasce dalla frammentazione, diversi provider, configurazioni disallineate e leggerezze nelle policy SMTP, ovvero un manuale di comportamento per i server di posta che dice quali mail accettare, quali rifiutare e come trattare i messaggi sospetti. A sorprendere è che questa vulnerabilità riguardi anche indirizzi istituzionali che hanno a che fare con la sicurezza o con questioni di interesse nazionale. Quelli che avete visto, quindi, non sono semplici test, ma la dimostrazione di un'enorme falla nel sistema. Vabbè, diciamo che in generale non dicono molto, cioè parlano dello spoofing ma senza dire come funziona. Ovviamente non sono tecnici, quindi capisco, è solo un'inchiesta, quindi chiaramente ci sta, però se tu parli di una vulnerabilità così grossa poi devi dare dei dettagli e loro non l'hanno fatto. L'unica cosa che però il problema qual è di questo video? Il fatto che loro dicano che tu riesci ad impersonificare tramite lo spoofing un'email istituzionale o in generale un'email di qualsiasi persona, e questo è vero, lo puoi fare tranquillamente. La cosa però sta che il problema non è il mittente ma chi riceve, perché ci sono alcuni parametri di sicurezza che vengono utilizzati in questi casi, che si chiamano SPF, DMARC e DKIM, che vengono configurati dalla parte del ricevente e anche dalla parte del mittente, e tramite questi tre si riesce a contrastare questo attacco di spoofing. Diciamo che l'SPF, che è questo qui, indica quali server di posta elettronica sono autorizzati a mandare le email con il tuo dominio.
praticamente il mittente, cioè in questo caso il governo, ve lo posso anche mostrare perché comunque ci sono dei tool online, degli strumenti online dove governo.it, per esempio questo ce l'ha standard, dicono che almeno questi dovresti averli. Quindi che cosa sono? L'SPF è quello che appunto gli dici solo questi IP, che poi l'IP è quello che identifica un dispositivo, quindi il computer, il telefono. Quindi con l'SPF tu dici questi IP sono autorizzati a mandare queste email con il mio dominio. Quindi per esempio il governo ha questi IP, sono autorizzati a mandare l'IP, mandare l'email sotto governo.it. Poi abbiamo il DKIM che praticamente aggiunge una firma all'email, praticamente il mittente ha una chiave privata e aggiunge questa firma all'email e il destinatario avrà una chiave pubblica che viene data e riuscirà a verificare se questa firma è corretta. Perché in generale questo serve appunto per l'integrità, in questo caso dell'email, per vedere se qualcuno l'ha manipolata o se c'è qualcosa che non va, si usa praticamente la firma. E poi abbiamo il DMARC, che praticamente è come una politica, diciamo, che dice cosa fare in caso c'è un problema. Cioè, se lui trova che l'IP non è autorizzato, cosa devi fare? E qui abbiamo tipo o niente, come lo fanno molti, oppure puoi avere in quarantena, e quindi lo mettono in quarantena, quindi lo mettono nello spam, nella cartella spam, oppure rifiuta. Quindi in sintesi è SPF è chi può mandare l'email per me. Di Kim è se l'email è autentica o intatta, quindi se nessuno l'ha modificata. Di Mark cosa fare se questi controlli falliscono. Tutte queste cose sono configurate nei DNS. Praticamente il DNS non è altro che tipo un elenco telefonico. Per esempio anche questo sito, no? Noi scriviamo power DMARC, però in realtà poi si avrà bisogno dell'IP, dell'identificativo, perché chiaramente il browser deve sapere dove mandare la richiesta. Esistono questi DNS che è come un elenco telefonico, quindi tipo al nostro nome combacia un numero di telefono, in questo caso abbiamo questo sito web combacia un indirizzo IP e quindi manderà la richiesta all'indirizzo IP. Nel caso delle email abbiamo varie configurazioni in questo DNS, quindi non è utilizzato soltanto per l'indirizzo IP, però anche per configurazioni come ad esempio questi qui, no? Quindi impostazioni di sicurezza. Quindi come funziona il mittente? Quindi in questo caso il governo pubblica nel DNS, quindi in questo elenco telefonico, diciamo una lista di IP autorizzati. Poi c'è il DKIM, quindi anche qui applica una firma digitale all'email utilizzando la sua chiave privata. DMARC praticamente pubblica questa politica per dire al server ricevente cosa fare in caso questo controllo fallisce. Ecco, per esempio qui il DMARC è in reject, quindi i server che ricevono quest'email, una possibile email, dovranno rifiutare l'email in caso falliscono questi controlli. L'SPF, che in questo caso viene detto redirect. E poi abbiamo il DKIM, che abbiamo la nostra chiave pubblica. Quindi il ricevente utilizzerà questa chiave che viene data con l'email, quindi. Però in generale il server che riceve può richiederlo tramite DNS. Questo come si fa? Quindi qual è il problema del video di fanpage? Allora il DNS, se vogliamo analizzare questi valori, vabbè chiaramente potete vederli anche su questi siti, cioè ci sono le stesse cose. Però potete fare per esempio diggoverno.it txt e questo vi fa vedere l'SPF per esempio. Quindi potete controllare l'SPF che in questo caso, come dicevo, fa il redirect perché solitamente include, ecco, ok, che include appunto gli IP. Però in questo caso abbiamo questo redirect, praticamente loro fanno questo controllo dell'SPF utilizzando questo redirect e utilizzano questo palazzo pg.it. Quindi se noi utilizziamo questo, facciamo la stessa cosa, troviamo gli IP, quindi in questo caso cosa sta dicendo al server ricevente? Che se ricevono un'email da questi IP con il dominio governo.it lo possono accettare. Se ricevono invece un'email da un altro IP, vabbè qui sono molto vasti gli IP sinceramente, e poi include anche queste qui che sono di Microsoft, quindi possiamo fare così anche qui se vogliamo vedere gli IP e anche qui abbiamo parecchi IP. Quindi loro non solo usano
il loro IP, ma utilizzano anche roba di Microsoft, che comunque ci può stare. Quindi così noi controlliamo, cioè il server ricevente controlla gli IP che sono autorizzati a mandare email sul dominio del governo. Poi abbiamo anche il DMARC. Per controllare il DMARC bisogna fare, e qui per esempio, come anche visto dal sito online, vediamo che il DMARC rifiuta, e quindi lo vediamo qui. E poi c'è la chiave pubblica. Qui c'è bisogno di alcuni selettori. Vabbè, il selettore non è altro che una stringa, cioè tipo qua una parola che cambia a seconda del provider. Ce ne sono alcuni di default, di standard. E in questo caso, quindi, per trovare il DKIM si fa con il selettore K2. In questo caso io l'ho preso dallo strumento online, dal sito web. Bam! E qui abbiamo la chiave pubblica. Quindi il server destinatario controllerà anche questo con la firma. Come funziona quindi? Avendo il DMARC reject, allora qui il destinatario fa dei controlli. Il primo controllo che fa ovviamente è l'SPF, quindi va a controllare questi IP. Come fa? Lo fa tramite il received, praticamente un'email. Nei dettagli dell'email voi avete questo received, che qui c'è l'IP da cui è stato mandato l'email. Si va a controllare se questo indirizzo IP è tra gli IP che abbiamo trovato prima. Se è tra questi IP, tutto a posto, lo fa passare. Se non è tra questi IP e ha il DMARC in reject, dovrebbe rifiutarla. Dovrebbe. Oltretutto, ricordiamoci che c'è anche il controllo della chiave pubblica, quindi ovviamente si va a controllare anche l'integrità dell'email. E poi c'è un altro controllo. Vanno a vedere anche se il controllo SPF, cioè il dominio dell'SPF, corrisponde anche al from. E praticamente c'è sia il from e sia il received. E quindi questi sono i controlli che fanno. E chiaramente se il server sta dietro ai controlli che vengono settati, quindi il DMARC che per esempio qui è in reject, dovrebbe rifiutare l'email. Quindi o loro hanno fatto questi test anche su server di email o non aveva questi controlli, oppure hanno trovato una vulnerabilità o un test molto più complesso. Se è soltanto questo del DMARC, è una vulnerabilità già nota, lo spoofing è già noto, che poi poverini, il governo.it ha uno score del 90%, poveracci, cioè questi fanno tanto per fare tipo per mettersi, per utilizzare le best practice, no? Le buone pratiche della sicurezza, e questi dicono che non sono sicuri, poverini, cioè mi dispiace. Ciao.